Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Mi chiamo Pier Giovanni Salimbeni, sono un giornalista e tester di strumenti ottici digitali dal 1997 e oggi vi parlerò del nuovissimo Skyrover Banner Cloud 6x32 Apo, un binocolo compatto e grandangolare che ho avuto modo di testare a fondo nelle ultime settimane. Costa attualmente $399 in preordine, mentre il kit con 2 filtri astronomici ad alto contrasto arriva a $495. Avrete poi il costo della spedizione di $40 tramite FedEx dalla Cina all'Unione Europea. Vi anticipo che attualmente questo binocolo ha battuto il primato di grandangolarità. Il piccoletto infatti mostra ben 12,2 gradi di campo, un risultato incredibile. Ma non vi anticipo troppo, sedetevi comodi, iscrivetevi gratuitamente al canale e ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Ho atteso qualche settimana prima di parlarvene, perché volevo farmi un'idea precisa. Questo binocolo infatti offre un campo di vista eccezionale, come vi ho detto oltre 12 gradi, una caratteristica davvero rara per un binocolo così compatto. Dal punto di vista meccanico, lo scafo è in lega di magnesio, è riempito di azoto, resistente anche a immersioni accidentali. Non è tra i 32 mm più leggeri, pesa poco più di 800 grammi, ma è solido e ben costruito. Il rivestimento in gomma assicura poi una buona presa. L'interno del tubo ottico è ben progettato e rifinito con cura, soprattutto quando lo rapportate al prezzo. È dotato poi internamente di numerosi diaframmi ed è trattato con una vernice nera opaca che contribuisce a limitare ancora di più i riflessi interni, oltre che migliorare il contrasto delle immagini. Nella parte frontale, sul ponte centrale, si trova un pratico coperchio estraibile a rotazione che nasconde la filettatura per il collegamento a un treppiede. Ai lati, in prossimità degli oculari, invece sono presenti 2 robuste asole dedicate al fissaggio della tracolla. La manopola di messa a fuoco mantiene delle dimensioni tipiche di tutta la serie Banner Cloud 33x28 mm, è realizzata in metallo, godronata per migliorare la presa ed è posizionata in modo ottimale, così da evitare il fastidioso disallineamento del dito indice. Dal punto di vista meccanico invece la corsa è fluida e priva di giochi o impuntamenti. Nei miei test ho ottenuto una distanza minima di messa a fuoco di circa 2 metri, mentre per raggiungere l'infinito è stato necessario ruotare la ghiera in senso orario per circa 380-390 gradi. Otticamente gli obiettivi da 32 mm che definirei Apo sono incastonati come vedete in una cella più ampia di circa 5 mm all'interno del tubo ottico che ha un diametro esterno di 52 mm. Bisogna poi considerare la parte di filettatura della cella lasciando 32 mm per l'obiettivo vero e proprio. Utilizza anche per le sue dimensioni, è giustificato per questo, dei prismi sovradimensionati per garantire quindi un ampio campo. Le immagini sono nitide, con tonalità neutra e un buon contrasto come state vedendo. Gli oculari offrono 12,2 gradi reali di campo che corrispondono a oltre 200 metri a 1000 metri di distanza, con un campo apparente che sfiora i 73 gradi con la formula classica, la ditta ne dichiara 70. L'estrazione pupillare è di 18 mm, io non ho avuto difficoltà a osservare anche con gli occhiali da sole. I nuovi paraluce forniti da qualche mese sono più conici e quindi migliorano il comfort anche per chi ha una distanza interpupillare un po' stretta come la mia. In sintesi, come avrete capito già da queste prime impressioni, il 6x32 Apo si presenta come un binocolo robusto, ben costruito e con prestazioni ottiche veramente sorprendenti. Parliamo adesso dei prismi e delle prestazioni ottiche. Skyrover ha utilizzato prismi di altissima qualità. La pupilla di uscita che ho misurato è di 5,1 mm, quindi è leggermente inferiore ai 5,3 teorici,
L'immagine rimane circolare e senza evidenti cadute di luce, a parte un minimo, veramente minimo, calo ai bordi. Skyrover mi ha confermato che il mio risultato dipende in realtà da un potere leggermente superiore di ingrandimento, 6,1 per, quindi genera una pupilla d'uscita effettiva leggermente ridotta. Il trattamento antiriflesso è eccellente. Skyrover dichiara un trattamento multistrato definito FBMC con trasmissione media del 90 e picchi fino al 92%. Nella pratica, nella mia classica prova illuminando il viso non si vedeva alcun riflesso. Questo è un risultato paragonabile a strumenti di fascia molto più alta. Dal punto invece di vista delle aberrazioni cromatiche, il 6x32 al centro del campo si comporta in modo sorprendente. Infatti in asse personalmente non ho rilevato alcun cromatismo, tanto da poterlo definire visivamente secondo me apocromatico. Soltanto a partire dal 20-30% dal centro inizia a comparire un lieve alone colorato sui bordi dei soggetti più contrastati e visibile però unicamente in condizioni di forte contrasto, che non risulta mai fastidioso. Per quanto riguarda la curvatura di campo, vi devo dire che con oltre 12 gradi reali era difficile aspettarsi un'immagine perfettamente piatta. Infatti la nitidezza inizia a calare gradualmente dopo il 75-80% del campo. Non si verifica il cosiddetto effetto Absam Ring, ossia sfocatura d'anello verso una certa distanza dal bordo, dal centro e poi bordi ancora nitidi. Qua il degrado invece è graduale, secondo me di giorno si compensa molto bene. In generale l'osservazione resta affascinante e veramente molto immersiva. Ho percepito un leggero effetto pala rotolante, anche se non ne sono molto affetto, probabilmente dovuto al grande campo, ma si tratta di un'impressione soggettiva. Nelle osservazioni astronomiche le stelle rimangono puntiformi fino a circa il 75%, a partire dal centro, poi compare un po' di coma e astigmatismo. In pratica, secondo me, almeno 10 gradi su 12 risultano veramente perfetti sotto il cielo stellato. Il resto comunque rimane nell'insieme dell'immagine molto piacevole. Questo secondo me è un risultato notevole, soprattutto in questa fascia di prezzo. Infine vorrei dirvi, prima dell'impressione pratica, anche le mie impressioni riguardo il test con luce artificiale di notte. Quindi osservando un LED a distanza ho visto solo qualche spike tipico dei prismi a tetto, ma nulla di problematico. Di giorno invece le immagini sono molto pulite, con luce diffusa comunque minima, meno invasiva di quelle riscontrate in binocoli anche più costosi. Passiamo adesso alle mie impressioni pratiche sul campo. Ho voluto verificare l'utilità di un 6x32 anche nel birdwatching. In Nord Europa, infatti, per molti anni gli ornitologi hanno preferito il 7x42 e il 10x42, proprio perché offriva luminosità, stabilità e comfort nell'uso prolungato. Per i dettagli a lunga distanza usavano poi il classico spotting scope con il cosiddetto fin stick, il bastone AV per sostenere il binocolo o il lungo. Il 6x32 in questo contesto mi ha sorpreso positivamente. È perfetto per seguire ad esempio rapaci in rapido movimento, oppure anche dai capanni seguire il tuffo del martin pescatore, oppure le picchiate del falco pellegrino. I suoi oltre 12 gradi di campo sono sfruttabili quasi fino al bordo di giorno, ve lo ripeto, secondo me sono ideali in queste situazioni. Non è lo strumento per osservazioni dettagliate a lunga distanza, ma è un ottimo completamento a uno spotting scope, oppure è una valida alternativa grandangolare a binocoli più potenti, come ad esempio un 12x50, sempre rimanendo in casa Skyrover, o il 15x56. La resa cromatica è neutra, ottimi piumaggi veramente reali, le aberrazioni in asse sono contenute e la messa a fuoco comunque si è dimostrata precisa. Per quanto riguarda le osservazioni del paesaggio, come oggi, vi devo confermare che questo binocolo dà il meglio di sé, è ergonomico, si impugna bene, anche con i guanti, e regala un'esperienza veramente immersiva. Con oltre 200 metri di campo a 1000 metri è lo strumento ideale da portare per il trekking o in viaggio, quando si vogliono ammirare ampie porzioni di paesaggio dalla cima di una montagna proprio come oggi. Ragazzi, è talmente tanto campo che l'obiettivo dell'iPhone non è in grado di inquadrare tutto. Dovreste vedere con due occhi, mi dispiace che non posso farvi vedere in realtà tutta la qualità, è veramente una finestra
su questo splendido balcone che dà verso le Alpi piemontesi e svizzere. Guardate la zona del Monte Rosa, è praticamente tutto nel campo e c'è ancora campo sul lato che voi dovreste vedere a sinistra del monitor, del display, insomma del televisore. Pazzesco. Un'altra applicazione entusiasmante secondo me è il cloud spotting, ossia l'osservazione delle nuvole e dei fenomeni atmosferici ad esse correlate. Per anni in questo contesto un po' particolare, per la verità, ho utilizzato strumenti come il Nikon 8x32 o lo Zeiss Victory SF 8x32 per seguire cumuli, fronti temporaleschi che si muovevano dal lago Maggiore verso la mia valle. Con il Banner Cloud 6x32 Apo l'esperienza è diventata ancora più immersiva. Il campo grandangolare dà quasi la sensazione di volare sopra i fronti nuvolosi e il contrasto elevato mi permette di distinguere dettagli sottili come ombre, strati interni o bordi illuminati dal sole. È veramente un binocolo perfetto per chi ama studiare le nuvole e la meteorologia, oppure se vuole prevedere anche i cambiamenti del tempo o semplicemente, ragazzi, godersi lo spettacolo del cielo. Al crepuscolo chiaramente non è luminoso come un 7x42 o un 8x, ma la pupilla di uscita discreta, secondo me, consente comunque osservazioni piacevoli. Durante i miei test poi ho osservato caprioli a circa 100 metri e pur non avendo la luminosità dei formati più grandi, l'immagine comunque è risultata chiara, molto nitida e facilmente sfruttabile. Per quanto riguarda l'osservazione astronomica, la prova secondo me si è fatta più complessa, perché ho dovuto usare lo Skyrover sia con i filtri venduti a parte o nel kit sia senza. Abito ormai, come sapete, in una valle suburbana a 20 km da Varese e 70 da Milano, quindi il cielo non è perfettamente buio ma comunque resta discreto allo zenith. Con i filtri, anche qua dei 7 termini, gli oggetti stellari perdono un po' di luminosità, tuttavia il fondo cielo diventa più scuro e assume una lieve tonalità rosata nelle zone nebulari. Nella costellazione del Cigno, ad esempio, il binocolo con i filtri mi ha permesso di percepire un leggero velo nebuloso in corrispondenza della famosa nebulosa Rosetta, più evidente con questi filtri, quindi non si vedono dettagli intricati per il diametro, ma si nota chiaramente la presenza del gruppo di stelle e il contrasto con la nebulosità circostante. È come vedere una specie di velluto con nero con questa sottile nebulosità rosacea. È un'esperienza che definirei più sensoriale che dettagliata. Si percepisce la presenza delle nebulosità, ma per apprezzarne la struttura ovviamente servirebbe un'apertura maggiore. Per quanto riguarda le stelle, il binocolo mantiene una buona puntiformità, fino a circa il 75%, dopodiché compaiono, ve l'ho già anticipato, la come l'astigmatismo, visibili soprattutto sugli astri più luminosi. In ogni caso, più di 10 gradi del campo rimangono molto validi per l'osservazione astronomica e il resto danno questa panoramica incredibile sul cielo. Un risultato veramente notevole per questo formato. Adesso è giunto il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. 3 punti di forza direi. Innanzitutto il campo di vista, davvero eccezionale, un nuovo record per un binocolo così compatto. Le ottiche sono di buona qualità, ottime in proporzione al prezzo, con prismi sovradimensionati e ben realizzati. Le aberrazioni cromatiche sono ben contenute, il campo è quasi totalmente sfruttabile e la ghiera metallica per la messa a fuoco è precisa e piacevole da utilizzare. Ho poi apprezzato molto anche i paraluce che sono stati ottimizzati finalmente per garantire più comfort anche a chi ha una distanza interpupillare stretta. E non da ultimo il prezzo, perché è davvero incredibile per le prestazioni. In più, con i filtri ad alto contrasto, le prestazioni sull'osservazione delle nebulose migliorano in maniera che definirei evidente. Per quanto riguarda i difetti, devo segnalare che, come avrete visto, a causa dei prismi sovradimensionati, non è tra i binocoli da 32 mm più leggeri sul mercato, i più compatti, e rispetto ad altri strumenti che utilizzo abitualmente ho percepito forse un leggero aumento dell'effetto palla rotolante. In sintesi, se l'obiettivo di Skyrover era proporre un binocolo compatto con ottiche di alta qualità e ultra grandangolare, con una buona resa quasi fino al bordo e con ben 12,2 gradi di campo, allora ragazzi possiamo dire che il traguardo è stato pienamente raggiunto, e con questo prezzo direi che ogni appassionato, anche quelli che possiedono i top di gamma,
dovrebbe possedere il Banner Cloud 6x32 nella propria collezione. A proposito di prezzi, ve lo ripeto, a settembre del 2025 il prezzo suggerito da Skyrover è di $399, mentre il kit con i filtri costa $495. A questa cifra dovrete aggiungere spese di spedizione e poi ovviamente gli eventuali dazi doganali. Si può acquistare direttamente dal sito ufficiale Skyrover Optics oppure da qualche giorno per l'Italia tramite TechnoSky. Io ringrazio come sempre Nora di Skyrover per avermi fornito l'esemplare oggetto di questo test. Mi scuso anche con l'azienda per aver impiegato un po' tanto a produrre la recensione, ma volevo proprio testarlo con precisione. E li ringrazio anche per avermi lasciato come sempre piena libertà di condividere le mie impressioni personali come doveroso per ogni giornalista. Per oggi termino qui, ci vediamo come sempre su questo canale, vi aspetto anche sul sito ufficiale binomania.it, dove inoltre, mi raccomando, è presente un lungo articolo, troverete tabelle, troverete foto e altro ancora, quindi tutto quello che non ho detto nella recensione lo troverete nell'articolo. Da qualche tempo ho visto che Google attraverso l'app, ad esempio, vi consente di ascoltare il mio articolo come se fosse citato alla radio. Vi aspetto inoltre sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli e sul mitico forum di Binomania dal 2010. Inoltre ragazzi, se ancora non l'avete fatto, mi darete una mano a continuare nella mia attività, vi prego di iscrivervi a questo canale. Siamo oltre 10.000 iscritti, però ve lo dico sempre, ogni mese noto che quasi altre 60.000 persone entrano all'interno del video senza iscriversi. Per voi ci vuole veramente un secondo, per me però è importante, quindi mi raccomando, premete qui sotto sul pulsante iscriviti per rimanere sempre aggiornati sul mondo degli strumenti ottici digitali. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e dal Banner Cloud 6x32 Apo. Ciao ragazzi, alla prossima!